Ciao a tutti, io sono Jean Samuel e oggi voglio farvi vedere come ho camperizzato la mia Panda 4x4. Questa è una Panda 4x4 del 2001 e io ho fatto una camperizzazione un po' in fretta e furia perché sono dovuto partire per le vacanze estive e avevo pochi giorni per farla. Nonostante questo sono contento di come è venuta, però provandola in Sardegna, dove sono stato in vacanza, ho notato che ci sono delle cose che posso migliorare e quindi adesso ho deciso di cominciare a fare questi video per mostrarvi come ho camperizzato la Panda e da qui nei prossimi video vedrete come la svilupperò per migliorarla e renderla ancora più funzionale. Ok, vediamo l'interno. Ho voluto sfruttare tutto lo spazio a disposizione della Panda e rimuovendo la panchetta centrale, ovvero i sedili posteriori, si ha un vano di carico enorme perché c'è 1 metro di larghezza e 1 metro di profondità, quindi è davvero gigante. Ok, aprendo il primo cassetto troviamo la cucina, che io ho suddiviso in questo modo. Qui sopra c'è una doccia solare che noi utilizziamo per lavarci, si riempie l'acqua in questo serbatoio e poi si lascia al sole, questa viene calda e tramite un doccino e questo pedale che mette in pressione tutto l'impianto, chiamiamolo così, ci si riesce a lavare. È davvero molto comoda. Qui ho un doppio fornello della Brunner che funziona con le ricariche, queste ricariche qua classiche dei fornelletti. L'ho scelto perché ha intanto questa piastra sopra per poter cucinare carne e quant'altro, è molto, molto comoda, e poi perché ha 2 fuochi che sono davvero comodi perché permette di cucinare più cose in maniera più semplice. Al di sotto troviamo un lavandino che si apre facendo scorrere il piano. Questo lavandino qua, anch'esso comodo, viene servito da questo rubinetto qua che prende l'acqua da questo tubo collegato a una tanica interna. Questo qua è un portabicchieri modificato, gli ho fatto un foro qua sotto per far passare il tubo. Il rubinetto ha una pompettina all'interno e io premendo il tasto da sopra mette in pressione l'impianto e esce l'acqua. È semplice ma comodo. Poi venendo di qua troviamo questo che è il termoformato in plastica del cassetto delle posate, noi lo usiamo per mettere le posate. Va anche a coprire, sollevandolo, questo vano in cui io metto gli alimenti, pasta e tutti i vari, una sorta di dispensa, ecco. Di qua troviamo questa cosa qua che io utilizzo come pattumiera. Ecco, ci metto il sacco dell'immondizia e così si è creata una cucina piccola ma comoda e funzionale. Qua di fianco ho anche messo il portarotolo per lo Scottex e c'è un po' tutto, non manca nulla. Da questo lato, in quest'altro cassetto, abbiamo il frigorifero. Il frigorifero è a compressore della Alpicool da 25 litri. Per ciò di cui abbiamo bisogno noi è più che sufficiente. E qua di fianco io ho ricavato questo spazio dove tengo le pentole e diciamo queste cose qua per cucinare, delle stoviglie, bicchieri, piatti. Poi passando sopra troviamo 2 cassetti, 1 e 2, che vengono fuori di 80 cm. Questi 2 cassetti qua vengono utilizzati per mettere i vestiti. Sono
belli grandi perché escono fuori di 80 cm e sono alti, questo è un po' più piccolo e questo è un po' più grande, però dai 20 ai 25 cm. Qui ho messo un altro portabicchieri che utilizzo mentre cucino per appoggiare prevalentemente una birra fredda. Andando a vedere adesso davanti troviamo la tanica di acqua che serve il lavandino, è questa qui, è un po' piccolina, adesso è da 10 litri, in futuro nei prossimi video sicuramente la sostituirò o comunque farò un sistema per avere un po' più di acqua di riserva, magari anche per collegare una doccia diversa da quella lì classica solare che avete visto prima. Qua davanti troviamo anche l'impianto elettrico che adesso è provvisorio perché è stato fatto appunto insieme alla camperizzazione un po' alla veloce per poter partire per le vacanze. E troviamo una batteria servizi, una classica batteria auto da 100 A, l'inverter da 350 watt che serve il frigorifero e il regolatore di carica. A servire tutto l'impianto ho un pannello solare da 100 watt sul tetto che adesso faccio vedere. Questo è il pannello solare flessibile incollato sul tetto della maggiolina. I cavi passano di lato, passano qua di lato e entrano dentro il baule e corrono all'interno fino al regolatore di carica. Non c'è nessun problema nel farli passare qua, io non avevo altro posto, non avevo tempo per farli passare in altri modi, però anche chiudendo il baule non trovo che ci sia nessun problema. Bisogna solo ricordarsi di sganciarli da qua quando si va ad aprire la maggiolina. Adesso parliamo di ciò che sta sul tetto della mia Panda. Sul tetto troviamo una maggiolina da 2 posti che uso insieme alla mia ragazza, è sostenuta da questo portapacchi fatto su misura e imbullanato alla carrozzeria in modo che sia tutto stabile e che non si muova. Per chi non avesse mai visto come funziona la maggiolina, si apre rimuovendo il gancio posteriore e 2 ganci anteriori. Dopodiché tramite questa manopola la si mette qua all'interno e si gira. Al suo interno troviamo una scaletta regolabile in altezza per poter salire all'interno della maggiolina. La si aggancia qua e si sarà all'interno in tutta facilità. Al suo interno adesso c'è un sacco a pelo con un cuscino e si può dormire tranquillamente in 2 persone, comodi. Spostandoci dall'altro lato della Panda troviamo questo. Questo qua può sembrare un comune tendalino e a tutti gli effetti noi lo usiamo come tale, però l'abbiamo costruito adattandolo noi su misura, diciamo. Sono state fatte queste 3 prolunghe qua dal portapacchi su misura per rialzarlo e adesso vediamo come si apre. Già si intuisce che non è un normale tendalino, infatti questo qua è il telo di un proiettore casalingo. Io ce l'avevo in casa e dovevo arrangiarmi in qualche modo per un tendalino, per cui ho optato per questo qua. L'ho modificato
facendoli due fori, uno qua e un altro nell'altra estremità, e ho recuperato queste aste che utilizzo per sostenerlo. Noi quando abbiamo il tendalino tirato giù così, lo utilizziamo per vedere i film, perché dato che è nato per quello, abbiamo pensato bene di utilizzarlo anche per questa cosa. Abbiamo comprato un proiettore portatile e ci guardiamo i film qua in mezzo al nulla ed è veramente una figata. Poi per convertirlo in tendalino utilizzo queste bacchette qua che inserisco nei fori che vi ho appena fatto vedere, e tramite quest'asta qua tensiono il tendalino. Ecco così montato il nostro tendalino. Può essere regolato in altezza tramite questi piedini, come uno meglio crede, e ci si sta sotto comodi anche per mangiare, ed è idrorepellente, per cui l'acqua non passa. Siamo soddisfatti di questa nostra invenzione, tra virgolette. Questa è la completa camperizzazione della Panda aperta. Abbiamo finito di dire tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e vi interessa, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video delle modifiche che andrò a effettuare sulla camperizzazione. Ciao a tutti!